Ciao ragazzi, sono tornato con un nuovo video, scusate se vi ho fatto aspettare più del previsto, ma ho avuto un po' di difficoltà. Scusate anche se mi vedrete sudare come un caprone, perché le temperature si sono un po' abbassate rispetto a qualche giorno fa, ma fa comunque un caldo della Madonna. È uno dei motivi principali per cui ho rimandato, perché è invivibile, infatti non vedo l'ora proprio di lasciarmelo alle spalle. Allora faccio questo video come avevo preannunciato nell'ultimo per parlare di due elementi, sì, diciamo due cose relative al futuro prossimo del canale, relative, sì, appunto, riguardanti i progetti che da qui a un paio di settimane, il progetto che avvierò da qui a un paio di settimane e ciò che succederà, cioè il futuro del canale a partire da settembre. Allora, partiamo con il primo aspetto, la prima cosa che comunque, tenuto conto del periodo, forse avrete immaginerete, comunque sto per partire per un'altra vacanza, farò sempre con il mio amico History Nerd, saremo in viaggio un'altra volta verso un'altra città europea. Quest'anno avevamo detto che saremmo andati a Londra, ma sono subentrati dei problemi e quindi abbiamo dovuto rimandare la gita a Londra, la vacanza a Londra, e quest'anno invece andremo ad Amburgo. Saremo ad Amburgo dal mercoledì 14 al mercoledì successivo, il 21, faremo questa gita. Abbiamo già una lista lunga così di cose che vogliamo vedere e anche stavolta, come facevamo già l'anno scorso, ogni giorno, però questa volta sarà un orario variabile, di solito l'anno scorso sempre alle 5 facevamo o giù di lì, tranne un giorno abbiamo sempre fatto la diretta alle 5, questa volta invece la faremo in vari momenti della giornata. Mi sarà mia cura mettere sempre online un annuncio comunque in cui dirò l'ora in cui preventivamente avviserò dell'ora in cui ci sarà questa diretta live. Spero abbia un po' più seguito dell'anno scorso, perché effettivamente l'anno scorso fu un po' non dico bistrattata, però comunque le visioni furono poche. Speriamo che quest'anno, dando questo preavviso molto lungo, ci sia tempo per chi lo vorrà di sintonizzarsi. I video, i live saranno in italiano come sempre, però la sera, quando saranno messi online, li sarà mia cura insomma tradurli, mettere i sottotitoli la sera mentre siamo a casa. Alloggeremo in un paesino vicino e contiamo di avere le sere libere, non saranno molte le sere in cui gireremo per la città. E questa è la prima cosa. Comunque allora vi raccomando, seguiteci in questa nuova esperienza, questa volta tedesca. Il secondo argomento più importante, più corposo, riguarda il futuro del canale. Allora, qualcuno mi faceva notare che è da tanto tempo che non rilascio un video. Le motivazioni principali sono due. Una è di tipo pratico e una è di tipo di convenienza, di opportunità. Partiamo dal motivo di convenienza, che è il più semplice. Semplicemente in questo periodo non ho molto materiale per rilasciare nuovi video. Ho tanti progetti, ho cominciato a mettere giù le idee per questi altri progetti, però questi progetti richiedono materiale che ancora non c'è, per il semplice motivo che non è ancora stato rilasciato. Viene in mente il nuovo OVA di Das Finale, che non si sa quando sarà rilasciato, probabilmente verso settembre, quindi il mese prossimo. Progetti riguardanti Vinland, che appunto siamo ancora abbastanza indietro con gli episodi, siamo solo al quarto. Io aspetterei di arrivare almeno a 12. Conoscendo la trama, penso che attorno all'episodio 12 si avranno abbastanza materiale per fare quei video che avevo preannunciato, che appunto uno sarà Swedish Pagans e l'altro Man of Steel. Sono i due video assolutamente obbligatori che seguiranno da qui a breve, quando avrò abbastanza materiale. E ci sarà qualche new entry, sconto di mettere qualche new entry nel canale, ma dipende tutto dal tipo di idee che ho e se avrò tempo e modo di metterle in pratica, il che ci porta all'altro problema, quello
pratico. Il problema pratico è che ultimamente, anzi da qualche mese a questa parte, da quando cioè i video hanno cominciato a calare di frequenza, ho un problema con i miei programmi di video editing. Non chiedetemi cosa sia successo perché neanche i tecnici se lo spiegano, riescono a spiegarselo. Fatto sta che i miei programmi di video editing hanno smesso di funzionare, o meglio funzionano però crashano con una frequenza disarmante. E questo ha reso lavorare sui video alquanto problematico, perché cosa ho dovuto fare? Qua in casa noi abbiamo 3 computer, uno per membro della famiglia. Io col mio PC riuscivo a fare tutto, però adesso ho dovuto installare i programmi su un altro computer e questo mi obbliga a dividere questo secondo computer con il suo legittimo proprietario. Il che oltretutto si richiede anche un lavoro per trasferire i file, perché io i file con cui lavorare li avevo sul mio computer, ho dovuto metterli su un computer condiviso, su un NAS condiviso, e si chiede estrarli, maneggiarli, insomma il tempo di lavoro si è notevolmente allungato e quindi questa cosa mi ha un po' tarpato le ali. L'unica soluzione, a detta del tecnico, che fortuna vuole che mio fratello sia un tecnico, quindi insomma il consulto è sempre molto rapido, l'unica soluzione è il reset completo del mio computer. Altre soluzioni le ho tentate tutte prima di arrivare a questa soluzione drastica, come si dice, curare una ferita con la motosega. Cosa posso dire? Questo richiederà a parte che un po' di tempo, perché comunque parliamo di un computer che ha in sé, che anche limitando il reset solo al disco principale, comunque parliamo di un taglio non indifferente alle applicazioni e tutto quanto, roba che poi sarà necessario reinstallare, quindi parliamo di almeno una settimana di lavoro. E poi sì, appunto, si renderà necessario anche eventualmente riacquistare alcuni programmi, o perché diventati obsoleti o perché probabilmente, essendo loro l'origine del problema, anche reinstallandoli temo che il problema non si risolverebbe. Bisognerà fare un test, dovremo fare un test, vedere se la cosa si risolve con i programmi attuali, altrimenti toccherà aggiornarli o sostituirli del tutto, cosa che mi creerebbe non pochi problemi, visto che io da tanti anni maneggio sempre gli stessi programmi. Dover passare a programmi nuovi sarebbe una rottura di scatole. Quindi sì, se volevate se volete sapere il motivo per cui ho smesso di fare video con quella frequenza, ecco, ora lo sapete. A qualcuno la cosa l'avevo già detta. Qualcuno mi aveva detto, ma siccome appunto è una cosa che sì, mio fratello è tecnico, però la cosa costa, comunque i programmi costano. Qualcuno mi aveva detto, ma perché non avvii un Patreon, per esempio? Ovviamente i video su YouTube non sono monetizzabili per ragioni che potete immaginare. Perché non avvii un Patreon, non diventi un Patreon, non metti una donazione? Allora, all'inizio non lo volevo fare, non lo voglio fare, e parte di me non lo vuole ancora fare, perché io ho sempre detto che questa cosa è una cosa che faccio per passione, non per guadagnarci sopra. E quindi l'idea di guadagnare o comunque di farsi pagare o comunque farsi donare del denaro per portare avanti questa attività mi sembrerebbe poco onesto. Però mi rendo conto, una parte di me si rende anche conto che adesso che c'è di mezzo più di un lavoro e il tempo libero si è ridotto, e quando c'è il tempo libero eventualmente usarlo, dedicare tempo a fare questa cosa qui sì, si rende necessario, si potrebbe rendere necessario, comunque sarebbe molto comodo poter contare su una nuova fonte di introiti, quantomeno per poter garantire un servizio, comunque garantire comunque la fruizione di video sempre nuovi e sempre interessanti. Non ho ancora deciso se lo farò o meno, ma nel caso in cui lo faccia sappiate comunque che
essere Patreon e non esserlo non inficerà più di tanto sulla fruizione dei video. La cosa che ho pensato io è chiunque eventualmente farà una donazione potrà usufruire dei nuovi video con un mese di anticipo rispetto a chi non lo farà. Per esempio i video su Patreon saranno visibili subito, mentre su YouTube saranno caricati un mese dopo. Questa era la cosa minima, cioè comunque l'idea che avevo in mente. Non ribadisco, non so se lo farò, dipende da tante cose, dipende se avrò alla fine voglia di farlo o se continuerò a fare una cosa, un servizio di tipo gratuito. Certo è che il canale da qui si evolverà, perché comunque parliamo di un canale che dal 2013, quindi 13, 6 anni, quasi 7, vive di Gerson Panzer principalmente. Ora sappiamo bene che se il ritmo con cui mandano fuori gli ova è sempre questo, la serie durerà almeno ancora 4 anni. Ci saranno ancora 4 anni, però hanno detto comunque che la serie finirà. Dopo questa serie di OV il brand verrà mandato in pensione. E si rende necessario appunto una rivisitazione del canale. Avete visto che ultimamente è sempre più frequente che io rilasci video dedicati ad altre serie. È inevitabile che continuerà ad essere così. Adesso vorrei votarmi anche a nuovi generi musicali, perché finora siamo rimasti in generi di tipo militare o comunque il metal dei Sabaton. Vorrei provare a modificare un po' il palco musicale a disposizione, sperando che vada meglio di altre volte, perché quelle volte che ho provato a variare sul canale, sul tema, spesso i video sono stati cancellati, ma non mi arrendo, continuerò a provare. Vorrei anche riportare riportare in auge alcuni temi, alcuni argomenti che avevo iniziato e poi messo da parte, per esempio la visual novel dedicata a uno dei miei racconti, oppure dei fan trailer però un po' più lavorati, un qualcosa che implichi un po' più magari cose girate da me stesso o con la collaborazione appunto di altri conoscenti che si dilettano in vari altri settori. Ne riparleremo, ne riparleremo. Per il momento sappiate che comunque entro la fine dell'anno arriveranno nuovi video soliti, classici, insomma, Gerson Panzer, Vinland, un video multi-anime, spesso con musiche appunto del genere militare o comunque epico, cavalleresco. E staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro. Sono in dubbio tanto quanto voi per certe cose. Quindi allora io vi do appuntamento intanto a 2 settimane da oggi, perché comunque il primo video sarà fatto di mercoledì, perché questa volta a differenza del passato io e History Nerd non partiremo insieme ma ci ritroveremo direttamente in loco, quindi forse faremo un video una volta arrivati, magari una volta arrivati faremo un video dall'aeroporto di Amburgo prima di dirigerci verso casa, oppure meglio ancora lo facciamo direttamente da casa una volta che saremo arrivati, però questo vuol dire che probabilmente prima delle 7 di sera di mercoledì 13, di mercoledì 14 non vedrete niente. Ecco, questo è quanto, questo è tutto. Il video è durato anche troppo, vi saluto come al solito, vi dico stay tuned come dico sempre alla fine dei miei video e ci vediamo tra 2 settimane. Ciao ciao!